Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti nel primo video del 2022 dedicato a GarageBand. So che vi sono piaciuti questi tutorial, quindi continuiamo a vedere come utilizzare al meglio questa applicazione per creare musica con iOS. In questo video andremo a vedere un pochino i comandi sulle tracce e gli strumenti, cioè tipo copia e incolla, impostazioni eccetera eccetera eccetera. Poi ovviamente andremo avanti nei prossimi tutorial, andare a vedere anche come collegare una scheda audio, una tastiera MIDI eccetera 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 eccetera. Quindi andiamo a vedere cosa possiamo fare sulle tracce e ovviamente sugli strumenti. A dopo. Iscriviti ora e attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie! Bene cari ragazzi, andiamo a vedere i comandi principali sulle tracce e sugli strumenti. Innanzitutto creiamo ovviamente un progetto nuovo per avere maggior chiarezza e andiamo nelle nostre tastierine. Io ovviamente metterò il mio pianofortino e creiamo un altro loop automatico. Ok, andiamo. Ok, come si accede a diciamo la parte di modifica delle tracce? Un tap lungo, ovviamente ho il mouse sulla traccia stessa, vedete che appaiono tutti questi strumenti qua, che poi la maggior parte sono gli stessi che troviamo in tanti programmi come il taglia, copia e incolla, elimina. Una precisazione: incolla funziona solo tra strumenti simili, cioè io posso praticamente incollare queste note di pianoforte su ovviamente un'altra traccia di tastiera, e vi faccio vedere, perché se io adesso facessi copia e vado a non so, mettere una traccia di chitarra, per dire, vado qui, vedete che il comando cliccando non viene fuori. Ma se io adesso vado a fare una traccia di tastiera nuova, cambiando anche strumento, non utilizzando lo stesso, vado qua, metto uno strumento a caso, eccolo qua, faccio così e vado a cliccare, vedete che incolla c'è, quindi vuol dire che io posso praticamente incollare, praticamente non copiare ma incollare, diciamo, le note di tracce simili, ok, tra di loro, pianoforte con pianoforte, cioè tastiere con tastiere, chitarre con chitarre, batteria con batteria, eccetera eccetera eccetera. Torniamo in Re e andiamo a vedere un'altra cosa, sempre riguardante le tracce. Cosa possiamo fare ancora? Possiamo ovviamente eliminare quello che ho fatto, ma non eliminiamo. Abbiamo il loop, l'abbiamo già visto, e abbiamo il suddividi che abbiamo già visto, ma lo andiamo a rivedere. Il suddividi ovviamente ci permette di dividere la traccia nel punto che vogliamo. Ok, io posiziono la testina sulla battuta, clicco di nuovo sulla mia traccia, faccio suddividi e tiro giù questa bella X, e a questo punto le mie tracce sono divise. Ok, io la vado a eliminare adesso perché vi faccio vedere un'altra cosa poi più avanti. Faccio tasto lungo sempre e elimino. Ok, ecco, è distruttiva, vedete, distruttiva. Ok, questo comando è distruttivo ragazzi, quindi non abbiamo più la possibilità di tornare indietro, cioè abbiamo l'undo, però se io allungo la traccia non possiamo più avere praticamente la nostra traccia bella integra, quindi attenzione attenzione. Andiamo avanti. Cosa possiamo fare ancora? Abbiamo il rinomina. Dopo il modifico lo salto un attimo. Il rinomina è il rinomino proprio della traccia, ok, non dello strumento. Io posso rinominare tracce per una mia praticità, no? Questo lo chiamo intro, un altro lo chiamerò solista, un altro lo chiamerò, che ne so, bridge, quello che è. Adesso andiamo a chiamare questo intro. TikTok, no? Vedete che adesso diamo l'ok. Se io vado a farvelo vedere, vedete, si chiama GarageBand e infatti non lo chiamo. Aspettate ragazzi, non abbiate paura che Gennaro non ha cancellato quello che c'era scritto. Cancelliamo tutto e scriviamo intro. Presto. Allora, intro, ecco qui, invio.
Ok, vedete, io ho cambiato proprio il mio nome alla traccia, per praticità, ovviamente per un mio ordine, ok? Io chiamo intro, chiamo bridge, chiamo solista, così posso ovviamente sapere cosa contiene questa traccia, e fin qui ci siamo. Poi andiamo avanti, clicchiamo di nuovo sulla mia traccina e vediamo il modifica. Il modifica entra nell'editor del piano roll. Il piano roll è quello che mi permette di spostare le note, modificarle, riscrivere o allungarle o accorciarle. Come faccio? Innanzitutto, se io vado adesso sopra, la sento, ok? E la posso allungare, ok? Io ci clicco sopra e la posso allungare. Sentite che si allunga anche il suono? Cancellato qua prima lo stesso. Ovviamente abbiamo gli stessi comandi anche qui. Possiamo tagliare, copiare e modificare la velocity. La velocity, che vedremo anche nelle impostazioni, è la pressione, ok? La pressione del dito sulla tastiera. Se io vado a fare velocity adesso, vedete qua mi appare questo slide. Io lo abbasso, mi è scomparso perché appare per un attimino. Sentite che ok, si abbassa la pressione, non è il volume, è la pressione. È la pressione proprio del tasto, poi lo vedremo mentre quando useremo la tastiera MIDI. Ma come faccio a spostare e modificare le tracce? Se io tengo premuto lungo, vedete? Posso spostare, ok? Non sono ancora nell'editor, ok? Tengo lungo, sposto la mia traccia o l'accorcio, come abbiamo visto, e l'allungo. E la sposto ovviamente anche in orizzontale o in verticale. Per invece aggiungere una nota e eliminarla, devo agire su questa matitina. Ci sono due modalità. Se io clicco qui, vedete che mi dice di premere, ovviamente di tenere premuto questo tasto qua, la matitina, e poi andare a agire sul piano roll. Ma se voglio ovviamente modificare le mie tracce con un dito solo, non faccio altro che switchare verso destra e mi si aggancia, praticamente mi si blocca la matita, e a questo punto, se io vado in qualsiasi parte del mio piano roll e clicco, mi viene aggiunta una nota, ok? La nota mi viene aggiunta nella, diciamo, nella lunghezza che ho lasciato prima, e la stessa cosa se riclicco sopra posso ovviamente cancellare. Anche qui posso tenere lungo e spostarla, ok? Qui, e fin qui ci siamo. Per ritornare, ovviamente, per togliere ovviamente la modalità di modifica, non faccio altro che switchare la matitina verso sinistra, ok? Poi vedremo come utilizzare un po' meglio questa parte qui per come dire, aggiustare le note che stoneremo suonando con la tastiera. Andiamo su fine e torniamo nella visualizzazione delle tracce. Andiamo avanti. Impostazioni ci offre anche qui la possibilità della velocity, ma la velocity, questa qui, è unica per tutta la traccia. Cioè se io abbasso così, sentirete la mia traccia suonare più piano, senti come suona piano. Se invece io vado di nuovo qua su impostazioni e aumento, la mia traccia aumenterà anche la pressione. Fine. Ripeto che questo non è il volume della traccia, ma è proprio la pressione che si utilizza per la dinamicità sulla tastiera, che poi vedremo. Se voglio riportare a 0 il valore, clicco sul pallino 2 volte. Qui abbiamo invece la velocità, che è proprio la velocità della traccia. Vedete che se io adesso metto così, sentite un po'. Buonanotte. Io posso ripristinare anche questa, ovviamente andando qui e facendo 2 cliccate, ok, su questa si viene ripristinata. Abbiamo la parte ciclo, anche qui è la stessa cosa del loop, ok? Io praticamente se faccio così faccio il loop, se invece vado sulla mia traccia e vado sul loop è la stessa cosa, vedete? Quando praticamente metto il loop si abilita un'altra voce, che è questa qui. Questa qui è una specie di trim che bisogna capire l'utilità. Io adesso non ne sento l'utilità di questa funzione, però esiste anche questo che è un trim. Cosa abbiamo ancora da vedere nelle impostazioni? Adesso c'è il loop ovviamente inserito, posso
Ecco, il loop, vedete qui è scomparsa la voce, però se vado dentro impostazioni, aspettate che è scomparsa, giusto? Sì. Se vado dentro impostazioni, ok, vado in impostazioni, elimino il loop, vedete che torna, ok, con questo torna praticamente il mio pezzettino che prima ho tagliato. Continuiamo la nostra bella visione di queste impostazioni. Qui abbiamo la quantizzazione che abbiamo già visto la scorsa volta, ma questo serve soprattutto per quando suoneremo a mano. Poi abbiamo l'inversione di traccia, praticamente proprio inversione. Lasciamo perdere questa funzione qua che è meglio, l'inversione, e qui abbiamo le tonalità, cambio di ottava o semitono. Gli strumenti ovviamente hanno anche loro la loro sezione di comandi che abbiamo anche qua, ovviamente il duplica, elimina, il rinomina, questo rinomina proprio la traccia dello strumento, ok, non la traccia che abbiamo suonato, diciamo le nostre notine. Continuiamo, abbiamo l'unisci che fa sì che questa mia traccia diventi una traccia audio. Vedete, se io clicco su unisci, praticamente viene, ok, la mia traccia audio viene praticamente messa sotto forma di audio, che ovviamente permette delle altre impostazioni degli altri strumenti. Torniamo indietro, andiamo sempre sul mio strumento e andiamo avanti. La cosa bella, ecco, la cosa bella che abbiamo le automazioni. Purtroppo l'automazione è solo sulla nota, scusate, sul volume. Questo è un vero peccato, perché non c'è il pan, almeno io non l'ho visto. Dobbiamo però ripristinare la nostra traccia perché ci serve lunga. L'automazione cos'è? Non è altro che la possibilità di abbassare e alzare il volume in un, diciamo, un determinato punto delle mie battute. La cosa è sempre la stessa cosa. Io ho questa barretta, vedete, bianca, che posso spostare su e giù, vi faccio sentire. Questo è proprio il volume, vedete che lo slide si muove. Posso ovviamente dare delle posizioni automatiche. Come faccio? Ho sempre la mia matita. O clicco lungo e tengo premuto con 2 dita, o vado con lo switch sempre a destra e blocco il mio comando. Creo delle chiavi facendo così, posizionandomi qui e facendo così. Vedete che faccio dei puntini, ok, e li creo, ok. Ovviamente posso anche cliccarci sopra e ricancellarli, ovviamente la stessa cosa. A questo punto posso muovere il mio puntino a piacimento e dare un'automazione. Se vado a sentire, vedete, qua si abbassa e qua si rialza. Questo si utilizza soprattutto per, ovviamente per i solisti, oppure per abbassare un determinato strumento. Se ci riclicco sopra, vedete che si cancellano tutti e si rimette ovviamente a 0. Per ritornare, diciamo, per switchare di nuovo dall'editor, diciamo, la possibilità di modificare, faccio la stessa cosa come prima. Quando ho finito tutto questo lavoretto vado su fine e ho finito anche questo lavoro. Purtroppo, come detto, non abbiamo l'automazione su, almeno io non ho trovato automazione sul pan o su altri comandi, è un peccato. Abbiamo una diversa visualizzazione, questa qui, che dovremo trovare anche qui l'utilità del nostro strumento, che poi vedremo come utilizzare. Per tornare ovviamente abbiamo il comando ritorna alla visualizzazione delle tracce. L'ultima cosa, abbiamo le icone, ok? La possibilità di cambiare l'iconetta al nostro pianofortino. Posso metterci quello che voglio, ok? E l'iconetta viene cambiata. Bene cari amici, rinnovandovi i migliori auguri per un 2022 e vi ringrazio per aver seguito questo video. Mi raccomando, andate a vedere anche gli altri tutorial che fino adesso ho sviluppato e andremo avanti ovviamente su questa riga, ok? Di tutorial per migliorare sempre la conoscenza del nostro GarageBand, che anch'io sto conoscendo meglio perché l'avevo utilizzato pochissimo, quindi facendo tutorial imparo anch'io qualcosa, perché giustamente bisogna sempre, come dire, imparare, ok? Sempre studiare. Quindi io vi rimando al prossimo video, un abbraccio e ancora un buon 2022 da Gennaro. Iscriviti ora e attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie!